Buongiorno ragazzi, nuova giornata a Budapest. Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Stamani belli pimpanti, armati di zainetto con dentro tanta acqua perché sembra già caldo di mattinata. Stiamo andando alla prima fermata della metro, che è proprio dietro al parcheggio dove siamo noi, dietro alla ferrovia praticamente, e stiamo andando appunto a scoprire meglio questa super metropolitana, perché poi vi diremo di più. E andare verso il nucleo di Budapest. Siamo troppo curiosi. Allora, qui abbiamo la macchinetta della metropolitana per fare i biglietti. Abbiamo letto che c'è l'abbonamento di 10 biglietti a 3.000 fiorini, che è molto conveniente. Eccolo qua, blocco di 10 biglietti. 10 tickets. Allora, la corsa singola costa 450 fiorini. Sul sito diceva 350, quindi c'è stato un aumento. Abbiamo la possibilità di fare il pacchetto da 72 ore a 5.000 fiorini, però c'è il blocco di 10 biglietti a 4.000. Siccome poi noi siamo in due, questo sarebbe 10.000 fiorini, diciamo che la cosa più conveniente è il blocco da 10 biglietti. Quindi sarebbero 2.000 a testa. Sì. 4.000 fiorini sono 10 euro, quindi prendiamo un pacchetto da 10 biglietti e si paga. Ora ci dà tutti i biglietti. 10 biglietti, ma guardate come sono fini. Vai, siamo saliti sulla metropolitana, siamo praticamente al capolinea e scenderemo al capolinea opposto. Siamo sulla prima linea, la numero 1, ed ecco che palme. Eccoci arrivati, guardate che bella stazione della metropolitana. Meravigliosa, ragazzi. Ora usciamo e vi diciamo di più. Benvenuti a Budapest. Bellissimo, per ora la prima piazza in cui siamo arrivati con la fermata metro è già un super wow. E in relazione a questa metropolitana abbiamo da darvi subito la prima chicca della giornata. Esatto, perché questa metropolitana è anziana, molto anziana, sicuramente restaurata, l'abbiamo vista, ci è piaciuta quello che abbiamo visto, ha uno stile Liberty, quindi un stile molto accattivante, con questi vetri, le porte di legno, tutte le mattonelle, mattonellata, quindi molto molto particolare. E pensate che è la seconda più vecchia d'Europa dopo Londra, che abbiamo già visto e detiene il primato. Quindi insomma siamo in una metropolitana che le può raccontare di ogni, quanti viaggiatori, quanti pendolari, quanti lavoratori saranno passati da questa metropolitana. E anche il trenino molto semplice, i dettagli particolari, le maniglie dove vi arreggete, diciamo, mentre il trenino va, sono di cuoio, pensate. Tutti questi dettagli particolari, insomma, che non ti aspetti da una metropolitana, perché il nostro immaginario è vedere un treno moderno, insomma, come nelle nostre città italiane, ecco. Quindi ci è piaciuta. Ora poi vedremo anche le altre fermate, perché abbiamo fatto, come vi dicevamo, il pacchetto dei biglietti e visto che è comodo ci sposteremo con quella. Esatto. Ora andiamo a vedere dove ci ha portato questa metropolitana, perché qui nei pressi di questa piazza ci dovrebbe essere già il Danubio. Il Danubio! Quindi andiamo all'esplorazione della capitale. E vai!
Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo raggiunto il Danubio. Bellissimo ragazzi, che emozione, il Danubio. Il Danubio. Super fiume gigante che proprio taglia in due come un'arteria questa bellissima città. Città che ad oggi conta circa 2 milioni di abitanti. Famosa ovviamente in tutto il mondo per il suo fascino un po' romantico, perché ha grandi palazzi storici e è meta di turisti perché ha delle bellissime e ambite terme, anche storiche. Ce ne sono molte, ampia scelta, alcune più recenti, altre molto molto storiche. Pensate che questa città è chiamata la Parigi dell'Europa dell'Est, appunto per il suo fascino romantico di cui vi parlava Marta. E dietro di noi il famoso Ponte delle Catene del XIX secolo, Mamma mia, che unisce la parte collinare di Buda alla parte pianeggiante dove ci troviamo in questo momento di Pest, perché infatti Budapest è appunto l'unione delle due parti della città. dei due quartieri, diciamo, quelli che erano i due quartieri storici. Bello, e dietro di me l'imponente palazzo che vedete è il castello di Buda. Ed eccoci sul Ponte delle Catene. Adesso lo attraversiamo e andiamo nella parte di Buda. Ci troviamo su questa meraviglia architettonica che, come vi abbiamo detto, è un po' il collegamento anche simbolico tra i due quartieri della città. Il Ponte delle Catene è lungo 375 metri e sostenuto da tiranti in ferro battuto che vedete qui alle mie spalle. Troverete all'ingresso del ponte due gigantesche statue di leoni e la particolarità, così si legge, che sono stati rappresentati senza la lingua. Il ponte lo potete percorrere tranquillamente a piedi perché è sia pedonale, con due corsie riservati per ogni senso, che ovviamente carrabile. Scusateci per il traffico, oggi andrà così. Cercheremo di parlare a voce un po' più alta, ma siamo nel pieno del caos cittadino. Costruito nel 1849, purtroppo fu completamente distrutto dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, ma fortunatamente, come potete ben capire e vedere, è stato fedelmente ricostruito. E hanno ricostruito veramente un'opera d'arte. È uno dei simboli della città e che ve lo diciamo a fa, pieno di turisti. E i tickets sono qua. Ovviamente il Danubio è navigabile, c'è un via vai di traghetti, abbiamo anche queste chiatte dove sono stati allestiti dei ristoranti e quindi un luogo dove poter passare una piacevole giornata. Siamo a metà del ponte e sullo sfondo vediamo il Parlamento di Budapest e l'isola di Margherita in lontananza. Abbiamo fatto una valutazione: facendo 3 volte avanti e indietro sul ponte si percorrerebbe 1 chilometro, quindi immaginate quanti chilometri potremmo fare oggi. Le gambe già stanno patendo e soffrendo. Non ci pensiamo, dai, via, se no ci roviniamo tutto. Andiamo sciolti. La bellezza che ci chiama, dobbiamo andare senza pensare a quanto camminiamo. Intanto apriamo il Toto chilometro. Quanti chilometri faranno i tickets oggi? Iniziate a scriverlo nei commenti e poi a fine giornata tireremo le somme.
E poi un'altra cosa, i nostri amici a casa ci sosterranno con un like, mi piace, condividendo i nostri video, quindi sosteneteci perché oggi sarà una giornata di cammino intenso e così vi porteremo anche a voi in giro per questa meraviglia di città. E scrivete poi nei commenti se conoscete Budapest e chi di voi l'ha già vista. Così dai, facciamo due chiacchiere e ci dite anche la vostra. Qui vedete la storica funicolare che porta su al castello, c'è una bella fila da fare, noi ora ci mettiamo in coda e saliamo su. Allora, l'idea della funicolare era allettante, ma abbiamo avuto un'offerta ancora più allettante, abbiamo valutato che ci sarebbero stati a fare tanti chilometri. Tantissimi ragazzi. E allora abbiamo fatto il biglietto giornaliero col sali-scendi, minibus turistico che ci porta ovunque. Perché praticamente questa è un'altra città, nella città. Qua sopra c'è tutto un centro storico, vi facciamo un attimo vedere la mappa. Abbiamo i tickets. Abbiamo i tickets. Guardate qua, questo qua è solo, non so se si vede, è solo la parte del nucleo storico con il castello che vediamo là sopra. E questi signori sono dei bei chilometri. Quindi ci ha spiegato il ragazzo, che tra l'altro parlava anche italiano, che il biglietto è valido tutto il giorno. Noi gli abbiamo detto che siamo comunque fotografi, ci vogliamo sentire liberi di fare le riprese, di scendere e salire, e lui ha detto non ci sono problemi perché potete scendere e salire ad ogni fermata, il sistema on off, no? Si chiama così. Dura tutto il giorno, quindi siamo liberissimi. E quindi alla fine ci è costato 15 euro a testa tutto il giorno, in fiorini non me lo ricordo, 6.000? No. 6.000, mentre la funicolare costava 11 euro a testa andata e ritorno per fare questo tratto e basta. Quindi direi che capite voi è molto meglio così. Per pochi euro di differenza qui almeno abbiamo un mezzo di trasporto tutto il giorno solo per questa zona, perché poi ci sono un milione di cose da vedere. Partiti! I tickets hanno sempre un posto in prima fila. Che bello! Quindi abbiamo un posto privilegiato, siamo accanto alla pista e iniziamo il tour. E vai! Questo è partito da qui. Wow, beautiful! Wow, beautiful! Where are you? Florence. So that the Hungarian forint, we don't have the euro, is the name for Florence. Beautiful landscape. Usually when you speak with nice Hungarian ladies, the first city where they like to go is, okay, Milan and Rome, nice, but many other places, but usually like Florence, it's one of the most the construction, but it was in the 19th century. E siamo giunti alla prima fermata, lasciamo il pulmino temporaneamente perché lo sfrutteremo tutto il giorno. Sì, Abbiamo avuto anche, oltre ad avere il posto in prima fila, anche una guida di tutto rispetto, perché l'autista ci spiegava tutto quello che vedevamo intorno a noi. Esatto, ha detto che pochi giorni fa c'è stato qui il primo ministro cinese. Pensa un po'. E quindi c'è ancora un po' di confusione in città, probabilmente ha monopolizzato un po' di edifici, diciamo, però effettivamente cinese, giapponese, c'è un sacco di turisti orientali. Sì, oltre che italiani, abbiamo trovato tanti italiani. E anche sì. Budapest, si sa, è una meta molto gettonata. Esatto. Quindi siamo qui nel cuore, nel vivo, e ora partiamo per questa esplorazione. Quello davanti a noi è il Bastione dei Pescatori, un bel vedere che sembra uscito da una favola, che sprigiona il meglio di sé la mattina presto o quando cala la sera. Noi comunque siamo giunti nell'orario giusto ed è bello illuminato. Nel bastione si trova anche la chiesa di San Mattia, il cui nome completo è Nostra Signora Assunta della Collina del Castello, uno degli edifici più antichi di tutta Budapest. In stile gotico ha infatti più di 700 anni di storia alle spalle e al suo interno ospita il Museo di Arte Sacra, con delle reliquie sacre e repliche della corona reale. La meravigliosa piazza dietro di noi è il Bastione dei Pescatori.
gremita di persone. E ha un affaccio bellissimo, così promette, sul Danubio. Ora andiamo a vederla, se riusciamo a passare il muro di gente. Dietro di noi la chiesa di San Mattia e non lontano da qui, alla mia sinistra, troviamo la statua del re Stefano I d'Ungheria. Qui abbiamo uno dei migliori panorama caffè della città con vista esclusiva sul Danubio. talmente esclusiva che se non entri nel caffè per consumare non ti fanno vedere il panorama. Eh no. Ora scendiamo per questa scala e andiamo a cercare qualche affaccio di quelli belli romantici. Questo bastione al freschino qua sotto promette bene. Di qua? Sei chillato. Eccolo qua, l'affaccio sul Danubio. Dopo varie camminate abbiamo trovato un affaccio libero. Conquistato, perché queste finestrelle sono prese d'assalto per le foto e i video, quindi è veramente conquistato. E da qui Però- il panorama, ragazzi, che ve lo dico a fare. Vale la pena, assolutamente, veramente. Staremo qui seduti a guardarlo tutto il giorno. Poi c'è un venticello fresco qui all'ombra. Però il sole picchia, vero? infatti. Il sole oggi picchia, ma noi abbiamo da camminare. Sì. E in lontananza, dove c'è il pallone, la mongolfiera, c'è il nostro Charlie. Non so se si vedrà perché è veramente un puntino. E quello è il Parlamento, famoso il Parlamento di Budapest. E chi abbiamo qua dietro? Marta che fa le foto. Abbiamo ben 2 finestre, ti rendi conto? 2. Abbiamo trovato un altro terrazzino, ma anche questo è molto gettonato, bisogna fare la fila anche per fare foto e video. Abbiamo conquistato il nostro posto in prima fila dopo tanta attesa e ne è valsa la pena, guardate che meraviglia. Bellissimo, faccio il video. Percorriamo quest'altro terrazzino. Intanto suonano le campane del mezzogiorno e la fame sale. E sale e non fa male. Però prima andiamo a fare un'altra visita su quest'altra parte del bastione. C'è una bella scala da fare e un altrettanto terrazzo panoramico. Facciamo la scala del Muemlek, se si pronuncia bene, e saliamo di sopra. Mentre ci possiamo specchiare nel palazzo di fronte. Sì.
La parte più bella di questo terrazzo è questa panchina, perché Esatto. uno è all'ombra, due offre un panorama di primo livello e poi ci si riposa. Perché già fumano i piedi, ragazzi. È caldissimo oggi, ragazzi, c'è un sole che picchia bello forte. E poi da qui possiamo vedere molto bene anche l'isola Margherita. Quell'isoletta verdeggiante che divide esattamente in due il Danubio. È raggiungibile ovviamente a parte con le barche, ma anche con un ponte. Qui sulla torre abbiamo un altro bar, un locale molto chic, con tanto di dragone all'ingresso. Ma la domanda che tutti si fanno, ma sotto questa maschera ci sarà una persona di quelle che ballano quando gli dai l'offerta oppure è solo un manichino? Perché con questo caldo, ragazzi, È solo un manichino. è solo un manichino, vero? Sarebbe impossibile, impensabile. No, ma poi non respira, No, non c'è c'ha nessuno. la maschera talmente coprente e poi con questi gradi di oggi, poverino, con la pelle sopra. No, via no, non c'è nessuno. È un negozio di gadget e souvenir e ovviamente ha messo il manichino fuori per attirare l'attenzione. Eccoci di nuovo sul nostro pulmino e facciamo il giro verso la prossima tappa. Nel frattempo io ho dovuto indossare il cappellino perché, ragazzi, è uscito un caldo, una cosa incredibile. Questo sole batte sulla testa, è mezzogiorno d'altra parte. Mai scelta fu migliore. Come va? Come in treno? Vola via il cappellino qui. Wow. La collina di Buda non si affaccia solamente sul Danubio, ma sul retro abbiamo tutte le altre colline dove ci sono le varie case, palazzine, Quartieri. vari quartieri e anche di qua abbiamo un bel panorama. Stavamo infatti ragionando con Fede che la città non ha edifici così moderni o quartieri così con grattacieli altissimi, skyline futuristici, almeno diciamo qui intorno al nucleo storico. È stata mantenuta fortunatamente con edifici insomma in stile, il che rende tutto ancora più romantico, più affascinante, come una città dell'est, insomma, come la paragonano infatti alla Parigi romantica, E ora ne capiamo anche il perché. Sì. Che si fa? Si va a cercare qualcosa da mangiare? Eccola, ha rovinato il romanticismo. Perché iniziamo a mangiarci le parole. Quando qui... si dice che in una parola uno spacca tutto, oh, aiutatemi. Vabbè, prima o poi troveremo anche qualcosa da mangiare. Questa mappa del distretto del castello di Buda ci fa capire bene l'estensione. Noi pensate, siamo qui praticamente poco l'affaccio diciamo dall'altro lato, come vi diceva Fede, e questa è la torre che troviamo davanti a noi. Questa è tutta l'estensione del quartiere. Noi prima eravamo qui al Bastione dei Pescatori con la chiesa di San Mattia e dobbiamo e vogliamo arrivare nella zona del castello di Buda, che è da tutt'altra parte. Guardate un po' com'è estesa. Ma andiamo a piedi? No, niente, abbiamo il pulmino. Quindi una città dentro un'altra città praticamente. Consigliato il pulmino, mi raccomando, non fate l'errore di non prenderlo. Sentite che musica, siamo alla Buda Tower e cosa ha trovato Marta? La mappa cartacea del centro. Io adoro queste mappe.
Questa, ragazzi, è la riproduzione in bronzo del mantello dell'incoronazione dei re ungheresi. Il mantello dell'incoronazione fu regalato dal re Stefano I, che fu poi di fatto il fondatore dell'Ungheria, alla regina Gisela, come espressione della sua gratitudine, nell'anno 1031. Pareva essere un'opera d'arte perché era intessuto con filamenti di oro e d'argento e seta bizantina. Questo davanti a noi è l'Archivio Nazionale d'Ungheria. Degno di nota, il palazzo è mastodontico, ma alzando gli occhi si gode di questo tetto bellissimo, meraviglioso. Usano queste piastrelle colorate e formano dei disegni meravigliosi e dei colori che si vedono lontano chilometri. Partiti di nuovo. E finalmente è giunta l'ora del pranzo. Guardate che bei piattoni. Oggi facciamo un hamburger con le patate. Io cheeseburger e te? Chicken burger. Con il pollo. E Fame, quindi fame. la fame era tanta e quindi buon appetito. Buon appetito, dopo ripartiamo alla grande per la scoperta di Budapest. Dopo questa bella mangiata ci sentiamo più in forza, Più tonici. più tonici. Ora ci mettiamo qui all'ombra di questi alberi e piantiamo una pisola. Che tradotto in italiano sarebbe: ci mettiamo a dormire sotto quel bel freschetto degli alberi. Esatto. No, era una battuta perché il tour per Budapest continua, ma voi lo vedrete nel prossimo episodio, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente perché c'è ancora un sacco da vedere, da camminare. Voi sarete comodamente seduti, camminiamo noi per Camminiamo noi per voi, garantito. e quindi vi salutiamo, grazie per aver seguito il video fino a qui. Vi chiediamo semplicemente in cambio un like, un commento, ci farebbe piacere. Quindi, come ha detto Marta, se il video vi è piaciuto scrivete tanti commenti, e se state guardando il video in premiere, anche dopo la fine della premiere, se scrivete tanti commenti sul video che avete appena visto, ci aiutate a crescere, perché movimentate il famoso algoritmo e i tickets crescono e vi portano in giro per il mondo. Super pollicione ragazzi, grazie. Ringraziamo tutti i nostri supporter che Grazie, ci è vero. sostengono e Non mancate al prossimo episodio. ciao, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.